Quello dei social media è un sistema basato sui numeri, followers, like, commenti, numero di visualizzazioni. Non è nient'altro che esaltazione dell'ego, con l'ossessione di dimostrare qualcosa ed appartenere ad uno status sociale. Quindi si va alla ricerca dell'approvazione esterna, con la conseguente perdita di autostima. Si finisce dentro ad un calderone di informazioni, passando da un argomento ad un altro senza porre l'attenzione su nulla, diventando dipendenti dallo scrollo e perennemente distratti. Si perde sempre di più la concentrazione e la soglia dell'attenzione cala drasticamente. Queste piattaforme sono state create con lo scopo di tenerci incollati allo smartphone al punto da diventarne dipendenti. Per tutti questi motivi nel 2018 ho deciso di prenderne le distanze. Dovete sapere che in quell'anno avevo deciso di lasciare il mio vecchio lavoro per iniziare un nuovo capitolo della mia vita, quindi avevo affrontato un cambiamento drastico perché ero passato dall'ufficio ad una vita nomade e ho iniziato così a viaggiare in giro per il mondo. E per i successivi 3 anni e mezzo ho deciso di farlo senza utilizzare i social. Magari vi state chiedendo perché scegliere di viaggiare senza utilizzare Instagram, Facebook o quel che sia, quindi magari documentare e raccontare i propri viaggi. Ho scelto di viaggiare senza social per vivere autenticamente la mia nuova vita senza distrazioni, per godere dell'esperienza essendo realmente presente nel momento, per focalizzarmi sul mio percorso di crescita interiore in uno spazio più intimo e privato. E poi la sensazione di stare fuori dal mondo mi tiene vivo e mi fa vivere con serenità. Vivere nel mio mondo all'interno di quella bolla mi ha sempre fatto sentire al sicuro e protetto. Poi nel 2023, dopo anni di viaggio in giro per il mondo senza social, decido di riscaricare Instagram per varie vicissitudini sia lavorative e anche poi per dar vita a quello che è il mio progetto Lo Scappato di Casa. Ma dopo circa 1 anno e mezzo vado completamente in burnout e decido di eliminare nuovamente i social dalla mia vita. Sentivo di aver perso la bussola e lo stimolo iniziale che mi spingeva a viaggiare, ma poi c'era anche la dipendenza dai social e dalla tecnologia, soprattutto dalla smartphone. Non volevo perdere la spensieratezza e godere dell'esperienza del viaggio come forma terapeutica di crescita interiore, che era sempre stata l'esigenza che mi spingeva a partire. C'è un detto che dice: fai della tua passione un lavoro e perderai una passione. Da questo mio ennesimo allontanamento dai social passano circa 7 mesi dove faccio un detox e cerco di ritrovare la bussola. Dopodiché riscarico Instagram, e tra parentesi parlo di Instagram perché è l'unico social che io abbia mai usato. Non ho mai scaricato TikTok, Facebook credo che non lo uso dai tempi delle medie, poi è chiaro che tutti i social bene o male sono soggetti alle stesse dinamiche. Comunque niente, passano circa 2 settimane per riandare in burnout e rendermi conto che non c'è niente da fare, Instagram non è la mia piattaforma. E quindi arriva YouTube e questo è il motivo per il quale oggi mi trovo a fare video su YouTube. Anche se YouTube non è esattamente un social, ma lo definirei più un motore di ricerca e secondo me non è esattamente soggetto alle stesse dinamiche per esempio di Instagram, ho pensato potesse essere una piattaforma più adatta al mio modo di essere, quindi magari potesse essere un mezzo per poter raccontare e documentare il mio modo di vivere e ciò che ho voglia di condividere con le persone. Non lo so, su YouTube ho come trovato uno spazio più sano dove potermi raccontare. Alla fine YouTube è un motore di ricerca, quindi si è meno soggetti passivamente ai contenuti perché si entra sulla piattaforma più o meno sapendo già cosa si vuole vedere, o come nel mio caso lo consumo più come una sorta di streaming gratuito, quindi mi vado magari a vedere, che ne so, gli episodi dei miei creator favoriti e quindi è come vedere una serie. E quindi da questo lato ho pensato che potesse essere una piattaforma più sana, ma questo poi lo scoprirò con il tempo, anche perché sono arrivato su YouTube da pochissimo tempo. Una cosa è certa, che durante questo mio periodo, anni altalenanti di utilizzo con i social, una cosa è certa, che durante i periodi di detox sono stato sempre bene, quindi credo che sia molto importante prendersi dei periodi di pausa proprio per riflettere. Io credo che la soluzione alla fine sia semplicemente ascoltarsi ed agire,
senza lasciarsi sopraffare, perché la priorità è il proprio benessere e non bisogna permettere ad una piattaforma di gestire le proprie emozioni. Bisogna essere sinceri e non mentire a se stessi, ricordandosi che quello che viene prima di tutto è la salute mentale e la propria felicità. Fare un detox è fondamentale per guardare la propria situazione a mente lucida e in terza persona, senza esserne troppo coinvolto, così da giudicarla oggettivamente per trovare la soluzione migliore. Bisogna ricordarsi sempre che la vita vera si vive fuori dallo schermo e che non c'è ragione nell'idea di non essere nessuno senza social. Questi mezzi sicuramente possono dare voce ad un progetto per condividere le proprie idee ed esperienze, ma la vita vera si manifesta sempre e comunque fuori dallo schermo. Questo è poco, ma certo.